Lezione 1. Esplorando New York City. Ciao Anna, sei stata a New York City? John, sì, ce l'ho. È una città meravigliosa, piena di tanta energia ed eccitazione. Ho sempre voluto visitarlo. Qual è stata la tua parte preferita? È difficile scegliere, ma mi è piaciuto molto esplorare Central Park. È come un'oasi verde nel cuore della frenetica città. Sembra bellissimo. Hai avuto modo di fare qualche attività divertente lì? L'ho fatto. Ho noleggiato una bici e ho fatto il giro del parco. Ci sono così tanti sentieri panoramici da percorrere. Andare in bicicletta sembra un ottimo modo per vedere i luoghi di interesse. Ti sei fermato in un posto speciale? Sì, mi sono fermato al Bethesda Terrace. La vista sulla fontana era mozzafiato. Ne ho visto delle foto. Sembra così pittoresco. Hai scattato qualche foto? Certo, ho scattato tantissime foto. Volevo immortalare ogni momento. È fantastico. Cos'altro hai fatto mentre eri in città? Ho visitato Times Square di notte. Le luci e i cartelloni pubblicitari erano affascinanti. Posso solo immaginarlo. Deve essere stato come essere in un film. Hai visto qualche spettacolo? Sì, ho visto uno spettacolo a Broadway. Le esibizioni sono stati incredibili. Il talento è semplicemente fantastico. Ho sempre voluto vedere uno spettacolo a Broadway. Quale hai guardato? Ho visto Hamilton. La musica e la narrazione erano accattivanti. Ho sentito parlare così tanto di quello spettacolo. È sicuramente sulla mia lista. Qualche consiglio per acquistare i biglietti? Consiglio di prenotare in anticipo o di controllare i biglietti urgenti. Possono essere un ottimo affare. Sembra utile. Lo terrò a mente. Che mi dici del cibo? Hai provato qualche piatto iconico? Assolutamente. Ho mangiato una classica fetta di pizza newyorkese. Era delizioso e così grande. Adoro la pizza. Avevi un posto preferito dove mangiare? C'è un posto famoso chiamato Joe's Pizza. È assolutamente da provare per chiunque lo visiti. Mi assicurerò di visitare Joe's Pizza quando vado. Cos'altro devo vedere mentre sono a New York? Non perderti la Statua della Libertà. Prendere il traghetto per l'isola è un'esperienza memorabile. Sembra incredibile. Non vedo l'ora di esplorare la città e creare i miei ricordi. Lezione 2. Incremento della fiducia. Ciao Anna, ho appena finito di leggere un libro sulla fiducia in se stessi. È stato illuminante. Ehi John, sembra interessante. Cosa hai imparato da esso? L'autore ha sottolineato che credere in noi stessi è fondamentale. Assolutamente sì, aumenta la nostra fiducia e ci fa sentire bene con noi stessi. Sono completamente d'accordo. Quando ci sentiamo sicuri, siamo più propensi ad affrontare le sfide. Esattamente. Il libro suggeriva anche di fissare piccoli obiettivi per aumentare gradualmente la fiducia.
Questo è un approccio intelligente. Raggiungere piccoli obiettivi può creare un senso di realizzazione. Sì. Ho iniziato con affermazioni quotidiane. Mi dà il potere di ricordare a me stesso i miei punti di forza. Adoro quell'idea. Che tipo di affermazioni usi? Dico cose come sono capace e posso gestire qualsiasi situazione. Aiutano davvero. Sono grandi affermazioni. Dovrei provare a incorporarli anche nella mia routine. Dovresti assolutamente. È incredibile come un dialogo interiore positivo possa cambiare la nostra mentalità. Assolutamente. Credo anche che circondarsi di persone che ci supportano sia essenziale. Questo è un punto fantastico. Un ambiente positivo può avere un impatto significativo sui nostri livelli di fiducia. Sì, quando abbiamo delle cheerleader nella nostra vita, ci incoraggia a provare cose nuove. L'ho notato anch'io. Recentemente, sono entrato a far parte di un gruppo di parlare in pubblico per migliorare le mie capacità. È coraggioso da parte tua. Parlare in pubblico può intimidire, ma è un ottimo modo per aumentare la fiducia. Lo è davvero. Il gruppo è così solidale e ora mi sento più a mio agio a parlare davanti agli altri. È meraviglioso da sentire. Anch'io ho sempre voluto migliorare le mie capacità di parlare in pubblico. Dovresti unirti a un gruppo. È un modo fantastico per esercitarsi e ricevere feedback. Lo prenderò sicuramente in considerazione. Imparare dagli altri può davvero migliorare le nostre capacità. Di sicuro. Inoltre, condividere esperienze con altri rende il viaggio più piacevole. Non potrei essere più d'accordo. Manteniamoci motivati l'un l'altro nel nostro percorso verso la costruzione della fiducia. Sembra un piano. Possiamo condividere suggerimenti e celebrare insieme i nostri progressi. Lezione 3. Tendenze del mercato. Ehi Anna, hai visto le ultime tendenze del mercato nel nostro settore? Ciao John, sì, ce l'ho. È affascinante quanto velocemente le cose stiano cambiando. Assolutamente. Ho notato che c'è uno spostamento significativo verso prodotti sostenibili. Esatto. I consumatori stanno diventando più attenti all'ambiente e cercano opzioni ecologiche. È incoraggiante vedere questa tendenza. Le aziende stanno iniziando a dare priorità alla sostenibilità nelle loro pratiche. Sicuramente. Ho letto di un marchio che utilizza materiali riciclati per i propri imballaggi. È una mossa geniale. Non solo riduce gli sprechi, ma attira anche più clienti che apprezzano la sostenibilità. Esattamente. Penso che sia una situazione vantaggiosa sia per l'ambiente che per l'azienda. Parlando di tendenze, hai visto l'ascesa dello shopping online? È in forte espansione. Sì, lo è. La comodità di fare acquisti da casa ha cambiato completamente il gioco. E con la pandemia, molte persone si sono adattate ad essa come principale modo di fare acquisti. Vero. Mi chiedo come i negozi tradizionali si adatteranno a questa nuova realtà.
Potrebbero aver bisogno di migliorare la loro presenza online o offrire esperienze uniche in negozio per attirare i clienti. Questa è una strategia intelligente. Creare un'esperienza di acquisto memorabile può distinguerli. Inoltre, il marketing personalizzato sembra essere in aumento. La personalizzazione delle offerte per i singoli clienti può aumentare le vendite. Assolutamente. Le persone apprezzano quando i marchi comprendono le loro preferenze. Favorisce la fedeltà. Ho visto alcune aziende utilizzare l'intelligenza artificiale per analizzare i dati dei clienti per un targeting migliore. È impressionante. La tecnologia sta davvero trasformando il modo in cui operano le aziende. È entusiasmante pensare a come queste innovazioni daranno forma al futuro del nostro settore. Sì, credo che coloro che accettano il cambiamento prospereranno in questo mercato in evoluzione. Questa è un'ottima prospettiva. Si tratta di rimanere adattabili e aperti a nuove idee. Esattamente. Teniamo d'occhio queste tendenze e vediamo come si evolveranno nei prossimi mesi. Sicuramente. È sempre interessante discutere di come stanno cambiando le dinamiche di mercato. Lezione 4. Energia sostenibile. Ciao Anna, ho appena letto di come le turbine possono alimentare le nostre case in modo sostenibile. Ehi John, è affascinante. L'energia eolica è una risorsa così promettente. Lo è davvero. Ho imparato che le grandi turbine eoliche possono generare abbastanza elettricità per centinaia di case. È impressionante. Adoro il modo in cui le fonti energetiche rinnovabili possono ridurre la nostra impronta di carbonio. Assolutamente. È un passo significativo verso la lotta ai cambiamenti climatici. Hai mai visto un parco eolico? Sì, ne ho visitato uno l'estate scorsa. Le turbine erano enormi e la vista era mozzafiato. Posso solo immaginarlo. Hai imparato qualcosa di interessante durante la tua visita? Sì, ho scoperto che ogni turbina può risparmiare circa 1500 tonnellate di anidride carbonica all'anno. Wow, è un impatto enorme. Mi fa venire voglia di sostenere iniziative più sostenibili. Lo stesso qui. Penso che educare gli altri sui vantaggi delle energie rinnovabili sia essenziale. Sicuramente. Più persone lo sanno, più è probabile che sostengano progetti di energia pulita. Sono d'accordo. L'organizzazione di workshop comunitari potrebbe essere un ottimo modo per aumentare la consapevolezza. È un'idea fantastica. La condivisione delle conoscenze può ispirare gli altri ad agire. Inoltre, potremmo includere attività divertenti, come la costruzione di piccole turbine eoliche. Sembra molto divertente. Le attività pratiche coinvolgono le persone e rendono piacevole l'apprendimento. Esattamente. E potremmo anche discutere di suggerimenti per il risparmio energetico per integrare l'energia rinnovabile. Ottimo punto. Semplici cambiamenti nella nostra vita quotidiana possono contribuire alla sostenibilità. Ad esempio, l'utilizzo di apparecchi ad alta efficienza energetica può fare una differenza significativa. Sì. Di recente sono passato alle lampadine a LED e ho notato una riduzione della mia bolletta elettrica. È
È fantastico! Sono piccoli cambiamenti come quelli che si sommano nel tempo. Sono entusiasta del potenziale delle energie rinnovabili e di come possono plasmare il nostro futuro. Anch'io. Insieme possiamo avere un impatto positivo diffondendo consapevolezza e conoscenza. Assolutamente. Continuiamo a cercare modi per promuovere l'energia sostenibile nella nostra comunità. Lezione 5. Il racconto dell'usignolo. Ehi Anna, hai sentito la storia dell'usignolo che è diventato più arrabbiato e ribelle? Ciao John, no, non l'ho fatto. Cos'è successo all'usignolo? Beh, ha offeso la sua famiglia e i suoi amici cantando a squarciagola durante una riunione speciale. Oh no, questo deve aver suscitato molto scalpore. Cosa ha detto la sua famiglia? Sono rimasti delusi, a dir poco. Pensavano che stesse mancando di rispetto alle loro tradizioni. Posso capirlo. Il canto è spesso un modo per esprimere amore e armonia. Esattamente. La sua famiglia ha cercato di incoraggiarla a praticare di più, ma lei ha rifiutato, sostenendo di essere unica. Questa è una prospettiva interessante. A volte, le persone possono lasciarsi trasportare dal desiderio di distinguersi. Giusto. Ma il suo rifiuto di ascoltare ha portato a ulteriori discussioni. Alla fine, ha deciso di lasciare la sua casa. Wow, è abbastanza drastico. Ha trovato quello che cercava fuori? Non all'inizio. Si sentiva sola e si rese conto che la sua unicità non aveva importanza se non aveva nessuno con cui condividerla. È una lezione così preziosa. A volte, dobbiamo bilanciare l'individualità con la comunità. Assolutamente. Alla fine l'usignolo tornò a casa e si scusò con la sua famiglia. Come hanno reagito? L'hanno perdonata? L'hanno fatto. L'hanno riaccolta e l'hanno incoraggiata ad abbracciare la sua unicità nel rispetto delle loro tradizioni. È commovente. Dimostra che la riconciliazione è possibile anche dopo i conflitti. Sì. L'usignolo ha imparato a fondere il suo stile unico con le aspettative della sua famiglia. È un ottimo compromesso. È importante trovare l'armonia nelle nostre relazioni. Sicuramente. La storia ci ricorda che esprimere noi stessi non deve essere in contrasto con i nostri cari. Adoro quel cibo da asporto. È tutta una questione di comunicazione e comprensione dei punti di vista reciproci. Esattamente. Penso che storie come questa possano ispirarci a riflettere sulle nostre relazioni. D'accordo. Assicuriamoci di ascoltare e apprezzare sempre le persone della nostra vita. Sì, e forse anche condividere i nostri talenti unici in un modo che riunisca tutti. Lezione 6. La stufa efficiente. Ehi Anna, hai sentito parlare del nuovo tipo di stufa per bruciare legna? Ciao John, no, non l'ho fatto. Cosa c'è di così speciale? Questa nuova stufa è molto più efficiente di quelle tradizionali. Utilizza meno legna e produce più calore. Sembra incredibile. Come raggiunge tale efficienza?
Ha un design unico che massimizza il flusso d'aria, consentendo una combustione più completa del legno. Affascinante! Quindi non solo consente di risparmiare legna, ma riduce anche le emissioni di fumo, giusto? Esattamente. Meno fumo significa che è meglio per l'ambiente e mantiene l'aria più pulita. Lo adoro! Ciò potrebbe davvero giovare alle persone che vivono in aree in cui la legna è la principale fonte di riscaldamento. Assolutamente. Inoltre, può ridurre i costi di riscaldamento per le famiglie, rendendola una situazione vantaggiosa per tutti. Hanno già iniziato a vendere queste stufe? Sì, hanno lanciato alcuni modelli e le prime recensioni sono molto positive. È bello sentirlo. Spero che sempre più persone adottino questa tecnologia. Anch'io. Sono innovazioni come questa che possono fare una differenza significativa nella nostra vita quotidiana. Parlando di innovazioni, pensi che ci siano altre aree in cui potremmo migliorare l'efficienza? Sicuramente. Potremmo prendere in considerazione elettrodomestici ad alta efficienza energetica o persino pannelli solari per le abitazioni. Questo è vero. La tecnologia solare ha fatto molta strada e può ridurre drasticamente le bollette elettriche. Esattamente. E i progressi nello stoccaggio a batteria stanno rendendo l'energia solare più praticabile per tutti. È emozionante pensare a come la tecnologia può aiutarci a vivere in modo più sostenibile. Sì. Ci consente di fare scelte a vantaggio sia dei nostri portafogli che del pianeta. Mi chiedo quale sarà la prossima grande invenzione. Qualche previsione? Forse un nuovo tipo di materiale isolante che mantiene calde le case senza consumare molta energia. Sarebbe incredibile. I materiali innovativi possono cambiare tanti aspetti del design della casa. Di sicuro. Si tratta solo di trovare soluzioni più intelligenti alle nostre sfide quotidiane. Non vedo l'ora di vedere cosa riserva il futuro per le tecnologie efficienti. Lo stesso qui. Teniamo d'occhio questi sviluppi, potrebbero ispirarci ad apportare modifiche noi stessi. Lezione 7. Rimanere attivi. Ehi Anna, ho appena iniziato un nuovo hobby con cui non potrei essere più d'accordo. Ciao John, davvero? Che hobby è quello? È un'escursione. Trovo che sia ottimo per rimanere attivi e godersi la natura allo stesso tempo. Sembra fantastico. Anche a me piace fare escursioni. Dove vai? Di solito esploro sentieri vicino alle montagne. I panorami sono mozzafiato. Posso immaginarlo. C'è qualcosa di così rinfrescante nello stare all'aria aperta. Assolutamente. Inoltre, è un modo meraviglioso per liberare la mente e alleviare lo stress. Sicuramente. Fai escursioni da solo o porti con te degli amici? Invito spesso gli amici, ma a volte mi piace fare escursioni da sola per un po' di tranquillità. Questo è un equilibrio salutare. Fare escursioni con gli amici può essere molto divertente e motivante. Sì. Spesso ci sfidiamo per raggiungere la vetta più velocemente. Aggiunge emozione. La competizione amichevole lo rende ancora più divertente.
Hai scoperto qualche sentiero preferito? C'è un sentiero che porta a una cascata nascosta. È come un piccolo paradiso. Wow, sembra magico. Ho bisogno di unirmi a te in quell'escursione qualche volta. Dovresti assolutamente. Il rumore dell'acqua è così rilassante. È anche un ottimo modo per entrare in contatto con la natura e apprezzarne la bellezza. Esattamente. E l'escursionismo è un allenamento per tutto il corpo. Rinforza le gambe e migliora la resistenza. Lo adoro. Inoltre, puoi spesso vedere la fauna selvatica lungo i sentieri, il che è emozionante. Sì. Ho avvistato cervi e vari uccelli. Sembra di essere in un mondo diverso. La natura ha un modo per ringiovanire lo spirito. È importante rimanere attivi ed esplorare. Non potrei essere più d'accordo. Quali altre attività ti piacciono per rimanere attivo? Anche a me piace andare in bicicletta. È un ottimo modo per coprire più aree e vedere nuovi posti. Il ciclismo è fantastico. Ti dà una prospettiva diversa dell'ambiente circostante. Esattamente. Ed è a basso impatto, il che agevola le articolazioni. Vero. Dovremmo pianificare insieme una giornata escursionistica e ciclistica. Sarebbe molto divertente. È un'idea geniale. Una giornata piena di avventure ed esercizi sembra perfetta. Facciamo in modo che accada. Rimanere attivi è molto più piacevole con gli amici. Lezione 8. Pianificazione del progetto. Ehi Anna, hai finalizzato gli obiettivi e i risultati del progetto per il nostro team? Ciao John, sì. Abbiamo concordato gli obiettivi la settimana scorsa e ne sono entusiasta. È fantastico. Credo che una tempistica e delle tappe fondamentali chiare ci manterranno sulla buona strada. Assolutamente. Stabilire delle scadenze è fondamentale per misurare i nostri progressi. Hai redatto la tempistica. Ho creato una cronologia preliminare, ma mi piacerebbe il tuo contributo per perfezionarla ulteriormente. Certo. Quando pensi che dovremmo iniziare la prima fase del progetto? Penso che a partire da lunedì prossimo ci dia abbastanza tempo per preparare tutto il materiale necessario. Sembra ragionevole. Dovremmo dedicare del tempo anche all'allenamento di squadra. Buon punto. Una sessione di formazione assicurerà che tutti comprendano i propri ruoli e responsabilità. Esattamente. Migliorerà la collaborazione e ridurrà la confusione in seguito. Parlando di collaborazione, con che frequenza dobbiamo tenere riunioni di check-in? Suggerisco riunioni settimanali per discutere dei nostri progressi e delle eventuali sfide che incontriamo. Sono d'accordo. I check-in regolari ci aiuteranno a rimanere allineati e a risolvere tempestivamente i problemi. Inoltre, è una grande opportunità per celebrare piccole vittorie lungo il percorso. Sì, riconoscere i risultati aumenta il morale e la motivazione del team. Di sicuro. Che mi dici dei risultati finali? Ci è chiaro cosa deve essere completato? Sì, abbiamo delineato i principali risultati, ma dovremmo dare loro la priorità in base al loro impatto.
Questo è un approccio intelligente. Concentrarsi innanzitutto sui risultati ad alto impatto può dare slancio. Esattamente. E possiamo adattare la nostra strategia in base al feedback man mano che progrediamo. La flessibilità è fondamentale. Ci permette di adattarci a qualsiasi circostanza imprevista. Giusto. Sono sicuro che con un piano solido e un lavoro di squadra, riusciremo in questo progetto. Condivido la tua fiducia. Incontriamoci domani e definiamo insieme la tempistica. Sembra un piano. Non vedo l'ora di trasformare le nostre idee in azioni. Lezione 9. Grocery Adventure. Ehi Anna, vado al supermercato. Hai bisogno di qualcosa? Ciao John, in realtà sì. Ho bisogno di pane, pollo e qualche verdura. Perfetto. Posso ritirarli per te. Che tipo di pane preferisci? Il grano integrale è il mio preferito. È più salutare e ha un ottimo sapore. Capito. È pane integrale. Che tipo di pollo compri di solito? Di solito scelgo petti di pollo disossati e senza pelle. Sono versatili per cucinare. È una scelta intelligente. Hai in mente qualche ricetta specifica? Stavo pensando di fare un soffritto. È veloce e delizioso. Gnam. Anche il soffritto è uno dei miei preferiti. Quali verdure vuoi? Peperoni, broccoli e qualche carota sarebbero perfetti. Sembra colorato. Mi assicurerò di trovare quelli più freschi. Grazie, John. Lo apprezzo. Hai una lista della spesa tutta per te? Sì. Ho bisogno di snack, frutta e magari un nuovo tipo di pasta da provare. Oh, pasta. Hai intenzione di preparare un piatto speciale? Sto pensando di provare una pasta cremosa ai funghi. Sembra delizioso. Sembra delizioso. Adoro una buona pasta cremosa. Ti servono degli ingredienti? Avrò bisogno di funghi, aglio e panna, ma voglio anche aggiungere degli spinaci. Gli spinaci sono un'ottima aggiunta. Aggiungerà nutrimento e un bel colore. Assolutamente. Terrò d'occhio gli spinaci freschi. Stai provando nuove ricette questa settimana? Ho intenzione di sperimentare un'insalata di quinoa. È salutare e saziante. L'insalata di quinoa sembra deliziosa. Quali ingredienti utilizzerai? Aggiungerò pomodorini, cetrioli, formaggio feta e salsa al limone. Wow, sembra rinfrescante. Dovrai condividere la ricetta con me. Lo farò. Passiamo presto una serata culinaria e proviamo le reciproche ricette. È un'idea fantastica. Cucinare insieme è sempre un'esperienza divertente. Sicuramente. Non vedo l'ora di assaggiare la tua pasta cremosa ai funghi. E non vedo l'ora di provare la tua insalata di quinoa.
Faremo un banchetto delizioso. Lezione 10. Cronache in classe. Ehi Anna, hai saputo del primo giorno di Natalie nella nuova scuola? Ciao John, l'ho fatto. Era così nervosa all'idea di trovare la sua classe. Giusto? Ricordo che diceva che era preoccupata di perdersi. Beh, sicuramente è andata avanti per cercare di trovarlo. Ci è riuscita. Sì, ha finito i suoi corsi e ha persino incontrato nuovi amici. È fantastico. Fare amicizia il primo giorno può essere difficile. Può esserlo. Ma Natalie ha una personalità amichevole, quindi non mi sorprende. Vero. Ho sentito che si è unita a un gruppo di studio per la matematica. È stata una buona mossa. Assolutamente. È un ottimo modo per comprendere meglio il materiale e creare un legame con i compagni di classe. Inoltre, la matematica può essere complicata a volte. Il lavoro di squadra aiuta molto. Esattamente. Sapevi che anche lei si è iscritta all'Art Club? Davvero, davvero eccitante. So che ama dipingere e disegnare. Sì, era entusiasta di incontrare altri studenti creativi. Scommetto che si divertiranno a lavorare su progetti insieme. Hai idea di quale sia il loro primo progetto? Cominciano con un murale per il corridoio della scuola. Quanto è figo? Così bello! Un murale può davvero illuminare lo spazio e mostrare il loro talento. Sicuramente. Posso già immaginarlo come un'aggiunta colorata alla scuola. Spero che Natalie abbia la possibilità di contribuire con alcune delle sue idee per il design. Penso che lo farà. È sempre piena di idee creative. È meraviglioso che stia trovando il suo posto nel nuovo ambiente così velocemente. Sì, lo è. Penso che quest'anno scolastico sarà una grande avventura per lei. Sono d'accordo. Non vedo l'ora di saperne di più sulle sue esperienze con il passare dell'anno. Lo stesso qui. È emozionante vedere come crescerà e imparerà nel suo nuovo ambiente. Di sicuro. Costruire connessioni ed esplorare nuovi interessi è l'essenza della scuola. Esattamente. E sono sicuro che Natalie ne trarrà il massimo. Lezione 11. I misteri della natura. Ehi Anna, ti sei mai chiesta perché il ghiaccio si forma sulla cima di un lago quando fa freddo? Ciao John, sì. È affascinante come ciò accada. Credo che abbia a che fare con la densità dell'acqua. Esattamente. Man mano che l'acqua si raffredda, diventa più densa fino a raggiungere i 4 gradi Celsius. Cosa succede dopo? Dopodiché, ricomincia ad espandersi, cosa insolita per la maggior parte delle sostanze. Ecco perché il ghiaccio galleggia. Giusto. Crea uno strato isolante, permettendo alla vita sotto il ghiaccio di sopravvivere. Non è incredibile? Lo è davvero. La natura ha modi così intelligenti per proteggere gli ecosistemi. A proposito di misteri, pensi che ci sia vita su altri pianeti,
Questa è una grande domanda. Mi piace credere che ci sia qualche forma di vita là fuori. L'universo è così vasto. Sono d'accordo. Con miliardi di galassie e pianeti, sembra improbabile che siamo soli. Esattamente. Gli scienziati hanno scoperto esopianeti nella zona abitabile, il che fa sperare in vita extraterrestre. Sì, e i recenti progressi tecnologici ci consentono di esplorare più a fondo che mai. È emozionante. Immagina cosa potremmo scoprire nei prossimi decenni. Lo so, potrebbe cambiare completamente la nostra comprensione della vita. Che tipo di vita pensi esista là fuori? Forse una semplice vita microbica all'inizio, ma chi lo sa? Forse anche esseri intelligenti. Sarebbe già qualcosa. Riesci a immaginare di avere una conversazione con un alieno? Sarebbe strabiliante. Mi chiedo cosa vorrebbero sapere di noi. Probabilmente la nostra cultura, l'arte e il modo in cui comunichiamo. Questo è ciò che ci rende unici, giusto? Assolutamente. E vorrei conoscere la loro tecnologia e il loro stile di vita. Immagina lo scambio di conoscenze. Potrebbe portare a incredibili progressi per l'umanità. Sì. Ma fino ad allora, possiamo solo speculare e goderci le meraviglie del nostro pianeta. Verissimo. La natura nasconde ancora tanti misteri qui, proprio come il ghiaccio sul lago. E più impariamo a conoscere il nostro mondo, più possiamo apprezzarne la bellezza e la complessità. Lezione 12. Il bellissimo gioco. Ehi Anna, hai visto la partita di calcio ieri sera? Ciao John, l'ho fatto. È stato emozionante vedere due squadre di 11 giocatori dare il massimo. Assolutamente. L'energia sul campo era elettrica. Hai notato come hanno cercato di calciare il pallone da calcio nella porta della squadra avversaria? Sì, è affascinante quanto sia strategico il gioco. Ogni giocatore ha un ruolo specifico da svolgere. Giusto. Ma solo un giocatore per squadra può fare il portiere. Aggiunge una dinamica interessante al gioco. Esattamente. Il portiere ha un lavoro fondamentale. Devono essere veloci e agili per bloccare i tiri. E hanno bisogno di riflessi eccellenti. Hai visto quell'incredibile parata nel secondo tempo? Sì, è stato fantastico. Il portiere si è allungato giusto in tempo per fermare la palla. Momenti del genere possono cambiare il corso del gioco. È così emozionante da guardare. Di sicuro. Adoro il modo in cui il lavoro di squadra gioca un ruolo fondamentale. Ogni giocatore deve comunicare in modo efficace. La comunicazione è fondamentale. Una squadra ben coordinata può superare in astuzia i propri avversari con facilità. Vero. E la strategia può cambiare a seconda del punteggio. Se sono indietro, potrebbero diventare più aggressivi. Esattamente. Trovo intrigante il modo in cui le strategie si evolvono nel corso della partita. Sì, e l'energia dei fan si aggiunge all'atmosfera.
È come far parte di qualcosa di più grande. Sicuramente. Gli applausi e i canti creano un'esperienza indimenticabile. A volte vorrei poter assistere a una partita dal vivo. L'emozione deve essere incredibile. Lo è davvero. Le emozioni, la tensione e l'esultanza quando si segna un gol non hanno eguali. Posso solo immaginarlo. Hai una squadra preferita per cui tifi? Lo faccio. Io sostengo il Manchester United. La loro storia e il loro stile di gioco sono impressionanti. È fantastico. Ho sempre ammirato la loro determinazione sul campo. Che mi dici di te? Hai una squadra per cui tifi? Sono un tifoso del Barcellona. Il loro lavoro di squadra e le loro abili giocate sono sempre una gioia da guardare. Scelta eccellente. La rivalità tra queste due squadre rende le partite epiche. Lezione 13. La sicurezza prima di tutto. Ehi Anna, hai sentito parlare delle recenti misure di sicurezza discusse nella nostra comunità? Ciao John, ce l'ho. È fantastico che le persone stiano iniziando a dare priorità alla sicurezza dei nostri cari. Assolutamente. È fondamentale, soprattutto con tutti i cambiamenti che avvengono nel nostro ambiente. Giusto. Penso che i workshop comunitari sulla sicurezza siano un'idea fantastica. Possono istruire tutti. Sono d'accordo. La conoscenza è potere ed essere informati può aiutare a prevenire gli incidenti. Esattamente. Mi sembra che le cose semplici, come gli elenchi dei contatti di emergenza, vengano spesso trascurate. Così vero. Avere un elenco può far risparmiare tempo in situazioni critiche. Ne hai fatto uno per la tua famiglia? Sì, ne ho creato uno e ho incluso anche importanti informazioni mediche per tutti. Questo è intelligente. È sempre utile conoscere allergie o condizioni mediche in caso di emergenza. Di sicuro. E che dire della sicurezza antincendio? Pensi che dovremmo fare delle esercitazioni a casa? Sicuramente. Praticare le esercitazioni antincendio può aiutare tutti a sapere cosa fare in caso di incendio. Penso che riduca anche il panico. Se tutti conoscono il piano, possono agire rapidamente. Esattamente. E anche i bambini dovrebbero essere coinvolti. Insegna loro responsabilità e consapevolezza. Sì, insegnare ai bambini la sicurezza consente loro di fare scelte intelligenti man mano che crescono. Inoltre, crea un senso di sicurezza all'interno della famiglia. Tutti si sentono più sicuri. Assolutamente. Parlando di sicurezza, avete preso in considerazione i dispositivi di sicurezza personale? Ce l'ho. Articoli come spray al peperoncino o allarmi personali possono essere molto utili. Possono essere un ottimo deterrente. È sempre meglio essere preparati. Esattamente. E condividere consigli sulla sicurezza con gli amici può creare un ambiente più sicuro. Sì, le conversazioni sulla sicurezza dovrebbero essere continue, non solo discussioni occasionali. Non potrei essere più d'accordo.
È essenziale rimanere aggiornati sulle pratiche di sicurezza. E si tratta anche di essere consapevoli di ciò che ci circonda. A volte siamo troppo presi dalla nostra routine. Verissimo. Rimanere allerta può prevenire molti incidenti o situazioni pericolose. Lezione 14. Esplorare l'Europa. Ehi Anna, hai mai pensato a quante culture diverse ci sono in Europa? Ciao John, ce l'ho. È affascinante quanto sia diversa l'Europa, con ogni paese che offre qualcosa di unico. Esattamente. Dall'arte in Italia alla storia in Grecia, c'è così tanto da esplorare. E questa non è l'unica Europa in offerta. Sapevi che ogni regione ha le sue tradizioni e le sue feste? Sì. Trovo interessante il modo in cui queste celebrazioni riflettono la cultura e il patrimonio locali. Giusto, come l'Oktoberfest in Germania, dove le persone si riuniscono per gustare cibo e birra. E poi c'è la tomatina in Spagna, dove tutti si lanciano pomodori. Sembra un'esperienza disordinata ma divertente. Adoro il modo in cui i festival possono riunire le persone. Davvero. Creano un senso di comunità e consentono ai visitatori di immergersi nella vita locale. Parlando della vita locale, ho sempre voluto provare l'autentica cucina francese in un piccolo caffè parigino. Sembra delizioso. I dolci e il pane dovrebbero essere paradisiaci. Sì, e ho sentito che anche i corsi di cucina francese sono popolari tra i visitatori. Che bel modo per conoscere la cultura. Cucinare può essere un'esperienza così piacevole. Assolutamente. Inoltre, potrai assaporare i deliziosi risultati dopo il duro lavoro. E non dimentichiamo i paesaggi mozzafiato. Le Alpi e il Mediterraneo sono mozzafiato. Sono d'accordo. Ogni paese ha le sue bellezze naturali, dai fiordi della Norvegia alle spiagge della Grecia. Natura e cultura insieme rendono l'Europa una destinazione incredibile per i viaggiatori. Sì, è un posto dove puoi esplorare la storia durante il giorno e goderti la vivace vita notturna di notte. Esattamente. E con così tante lingue parlate, è una grande opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Di sicuro. Anche solo imparare qualche frase può migliorare l'esperienza di viaggio. E ciò che è interessante è che mentre vediamo l'Europa nel suo insieme, ogni paese ha la sua identità. Questo è proprio vero. La comprensione di queste differenze arricchisce le nostre esperienze di viaggio. Lo fa davvero. Penso che abbracciare la diversità sia ciò che rende il viaggio così gratificante. Assolutamente. Non vedo l'ora di esplorare ancora l'Europa e scoprire tutte le sue gemme nascoste. Nemmeno io. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare e da vivere in questo bellissimo continente.